Bene, abbiamo già introdotto un pochettino il personaggio che abbiamo qua, è un giocatore di ruolo da tanto tempo, è una persona che quando lo conobbi la prima volta in video presentava un'avventura che si chiamava Manganiello ed era proprio una specie di spettacolo con per la vita of the coast, e lui si descriveva così: ciao, sono Manganiello e sono un nerd, sono anche uno scrittore, un produttore, un regista, un autore e un attore, e tutta la mia creatività, tutta la mia vita si è sviluppata attraverso i Dungeons and Dragons, che sono qui per celebrare. I am a nerd. Yes, I mean other things too, but I'm also a nerd. We are everybody nerd. Everybody, yeah. We are at home. Then they understand. Yes. Sono un nerd, ma lo siamo tutti, quindi ci capiamo. Se avete il microfono acceso sia meglio così. Ok. È meglio acceso? Ok. Sì. Okay. Can you hear me now? Yes. No? No? I am a nerd. No. Ci siamo capiti, è un nerd come noi. But you understand what it means. Yes. Joe è qua ovviamente in rappresentanza di tante cose che lui rappresenta, averci potuto giocare assieme e vivere in tutto quello che possiede. È veramente un super nerd che io amo alla follia. È veramente un giocatore serio, molto serio. Quando c'è da giocare è proprio una persona che approfondisce veramente tanto le tematiche, in particolare anche quando è Master, Dungeon Master. Le sue storie sono veramente molto ricche di particolari e di cose approfondite. La mia domanda è: Joe, di tutto quello che tu per te ha rappresentato Dungeons and Dragons, cioè cosa ti ha dato questo gioco? Well, I started dungeon mastering when I was nine years old. So I was very young. Beh, ho iniziato a fare il master quando ero molto giovane, avevo circa 9 anni. So my stories were whatever books I was reading at the time. All'epoca le storie che creavo erano legate a qualunque libro leggevo in quel momento. So when I was 8 years old, I read The Hobbit. Quindi a 8 anni, per esempio, ho letto Lo Hobbit. So my adventures had to do with The Hobbit, or what else? I started reading Stephen King when I was 9. O per esempio leggevo Stephen King a 9 anni e le mie storie avevano dentro elementi di Stephen King o dello Hobbit, appunto. So at a very young age, I think I understood about character development, that it was about characters. You develop these characters that then the stories pay off later. E quindi a quel punto ho iniziato a capire molto presto l'arco caratteriale dei personaggi, no? Quando costruisci qualcosa di cui vedi frutti dopo, a posteriori. And now I'm a writer. Oggi sono uno scrittore, I'm a producer. un produttore. I just created a television series. Ho appena creato una serie TV. And the skills that I learned at age 9, dungeon mastering, E le abilità che ho sviluppato all'età di 9 anni facendo il master are the same skills that you use as a showrunner to create a television series of episodes. sono le stesse abilità, le stesse capacità che usi quando sviluppi una serie televisiva. You learn how to write in different voices because as a dungeon master, you play all of the characters, you play the entire world. Of course. Impari a scrivere usando voci diverse, dando voci diverse ai personaggi, perché è esattamente quello che fai quando sviluppi i personaggi come master. And you understand how to engage with actors, because even as children, the people in my group, the players in my group, were not professional actors, but it was. You learn the skill of trying to get them to feel comfortable, trying to draw them into your story and get them to understand how to help you push the story forward.
E ho imparato come relazionarmi e avere a che fare con gli attori, perché anche se quando ero bambino le persone con cui giocavo, gli amici con cui giocavo certamente non erano attori protagonisti, quelle skill, quelle abilità mi servivano per cercare di capire come trascinarli all'interno della mia storia, come trascinare oggi gli attori di questa serie, per esempio, all'interno della mia storia e come fare in modo che anche loro tengano questa storia. But most of all, you learn to get excited when things go wrong. Più di tutto impari a lasciarti emozionare, a essere eccitato quando le cose vanno male. You want them to go wrong because there's going to be some sort of beautiful mistake that will take you somewhere you never thought of. In un certo senso vuoi che le cose vadano male, perché il risultato sarà una sorta di bell'errore, di errore creativo, che porterà a qualcos'altro che altrimenti non avresti mai neppure immaginato. Sometimes a player says something, does something. Sometimes as a dungeon master, the best moments are coming back and watching the players argue, we should go there, we should go there, we should go there. So I'm thinking, I'm always listening, and I go, that's a better idea than what I had. Okay, this is a better idea. And as a director in film, as a producer, as a writer, as being on set, even as an actor, you learn how to listen. You learn how to see something someone does, some little thing that can then give you inspiration and take you this way. Quindi come Dungeon Master a volte la cosa più bella, il momento migliore per me è quando mi siedo, mi appoggio allo schienale e osservo i giocatori, quello che mettono insieme, le cose che decidono e ascoltandoli con attenzione prendo 2 punti perché realizzo che quello che loro stanno creando è il migliore della mia idea originale. È esattamente quello che succede a volte su un set, quando sei regista, quando sei scrittore o produttore. Se ascolti e osservi quello che accade davanti a te, che gli attori mettono insieme, cogli quello che potresti poi sviluppare e utilizzare in modo diverso da come hai pensato. So as an artist, as a performer, I have grown to not be so rigid. That there are a million different ways to tell the story. My way might not be the best. And Dungeons and Dragons, and all role-playing games, teach you that because you're waiting for you can want to do this amazing thing and see it in your mind. This is the way the story is going to go. It has to go this way. Roll the dice. Hey. And you have to be excited to go that way in that moment. Okay, well, this is going to be better. Così ho imparato a non essere così rigido nelle mie posizioni e ad aspettarmi il cambiamento, perché come giocatore, come Dungeon Master, sai perfettamente che magari hai uno scenario meraviglioso in mente e lo sai che sarà una figata, che è esattamente quello che vorresti ottenere, dopodiché tiri i dadi e invece di andare a destra vai a sinistra, a quel punto devi riuscire a essere contento di quello. For example, if you've seen True Blood, HBO, True Blood, okay, good. At the end of, it's based on a series of books. At the end of book number 1, Lafayette is killed. Lafayette, played by Nelson Ellis, he was so good as an actor that they let him live. So you could watch and see that a good showrunner, these good producers, these good writers saw how good he was. And because he was so good, they changed the story to fit him, and it's the same principle. Qui ha fatto un esempio saltando la serie TV True Blood, dicendo se ricordate i libri da cui poi la serie tratta, nei libri il personaggio di Lafayette muore alla fine del primo libro. Nella serie TV il personaggio interpretato da Nelson Ellis, bravissimo, era talmente bravo l'attore che il personaggio sopravvive alla storia, no? L'hanno lasciato vivere più a lungo, perché ha detto se osservi la capacità e la qualità di chi hai davanti ti rendi conto che puoi ricavarne di più e allora tanto vale avere più storie da raccontare su di lui, su questo personaggio. So you realize that as a performer, as an actor, nothing is set in stone, that you can change the story. And I think it's always important when I meet new role players who are new to gaming, you can change the story. As a player, look at Critical Role, you can change the story as a player. So think, how can I work this story? Because at the end of the day, what I've really taken away from Dungeons and Dragons is this love, this want, this obsession with telling stories. And what's important is it's the best idea wins.
the best idea. Whoever has the best idea should win. Yeah. And that's what makes a good dungeon master, is they have this gut instinct, which I think, Italians understand, It's like from here, and you know when it's right. And as the dungeon master, your job is to guide the story to the best place forever. Yeah. E quindi quando si tratta di D&D, diceva la cosa, scusate, sto ricostruendo, la cosa più interessante per lui è stata che bisogna saper cogliere gli spunti quando arrivano, appunto, non essere troppo fissato nella posizione che si è presa a prescindere, a priori, e seguire dove ti porta la storia, l'attore o il personaggio, o il giocatore in questo caso. Facendo l'esempio di D&D, diceva questa passione, questo desiderio, questa ossessione nei confronti della storia migliore possibile da raccontare. Se dovesse riassumere, alla fine diceva, era proprio D&D mi ha dato questa consapevolezza che la storia, l'idea migliore vince, deve vincere. E questo vale quando sei un Dungeon Master o anche in altre situazioni. Noi italiani quella cosa, no? Quella descrizione perfetta senza parole della pulsione di pancia proprio che sentiamo l'ha resa molto molto bene. Okay, that was a long answer for your question. Answer from the crowd? Oh. Questions? Questions from the crowd? Qualcuno ha una domanda? Ce ne sono Ok. 2 o 3, non so se qua. Allora, la mia domanda riguarda il film su Dungeons and Dragons, l'onore dei ladri, e volevo sapere che cosa ne pensi, come ti sembra. How do you, what do you think of the film Dungeons and Dragons? I haven't seen it. Non l'ho visto. I was too busy creating my own television series for Dungeons and Dragons. Ero troppo impegnato a creare la mia serie TV per Dungeons and Dragons. Okay. And directing the documentary. E a fare il regista per il documentario di D&D. Una domanda. Hi, thank you. Sorry. Prego. Thank you for being here. I have a question. I am a master too, so sometimes when I am in trouble in my life, I roll the dice. Oh, yeah. Do you do the same? No, I don't. Well, no, actually, that's not true. So I do roll the dice. I mean, I roll the dice for all of my NPCs, Yeah. all of my villains, all of my monsters. I always roll the dice for them and interpret what the dice tell me. So I'm very, like I said, it's. I know that, like, Gary Gygax used to talk about rolling the dice and just doing what you want. Yeah. But I don't really do that. Because for me, the dice are my connection to whatever, God, the God that is watching our game. So I'm interpreting the messages through the dice. It's like when the old fortune tellers roll the bones, like that's my job. Okay, this is what happens next, and so the numbers tell me what to do. So no, I always roll the dice for everything. But if my players go this way, I do a lot of preparation, right? And so when they go this way, I just take this thing, and it goes from here. They didn't go over here, and I'm taking it put it right over there, and just change it. Thank you. They never know. Thank you very much. Laura? Allora, aspetta un po' Sì, se scusate, chi non avesse colto in inglese, probabilmente l'avete capito tutti, ma sarà stringata. Dunque, ha chiesto se anche lui tira i dadi, visto che a volte nella vita serve tirare, dicevi tu, tiri i dadi. Ha iniziato già dicendo no, in realtà no, poi si è corretto, ha detto in realtà sì. Dipende da cosa si intende, perché anch'io tiro i dadi, ma lo faccio per esempio nel gioco per tutti i miei personaggi non giocanti, chiaramente. Ma se Gygax diceva non è dubbio che degli occhi tira i dadi, io tendo a interpretarli in maniera un po' più seria, è come se fossero qualcosa dall'alto, un messaggio che devo... Diciamo che in Gygax modo- diceva tira il dado, poi faccio quello che voglio. Ah, ecco, ok, grazie. Citazione sbagliata al I roll in front of the players so they can see. Lui invece lo prende più seriamente, quindi in qualche modo il risultato cerca di rispettarlo. È chiaro che nell'ambito del gioco, se il risultato del dado dice una cosa, i suoi personaggi stavano andando in un'altra direzione, i suoi giocatori stavano andando in un'altra direzione, ma lui ha come master un sacco di preparazione, un sacco di materiale alle spalle, prende quel materiale e lo adatta alla nuova direzione indicata dal dado che lui rispetta.
But back to the rolling in front of it, I always roll high. My luck is crazy. They get mad at me because... Okay. Risultati sempre alti, dadi, valori sempre alti nei miei tiri di dadi. Diventano, si arrabbiano tutti quando tiro io i dadi. Laura? Hi, nice to meet you. Nice to meet you. I wanted to ask you, which advice would you give to young boys and girls who are interested with Dungeons and Dragons, and which importance has had the role-playing game Dungeons and Dragons for you as a young boy? Oh boy. I mean, you know, I was obsessed when I was young. As soon as I found it, I was obsessed. Me I too. didn't want to do anything but it. I was very good at school at taking tests so that I would do no homework. So that I had in my desk, my book is here, I'm writing my stories. Yeah. I was obsessed. And, you know, when you're a kid, your parents want you to go outside and play. Okay, fine. But, you know, I was good at sports. I went and did, but that, come right back, right, you know. Then you have to go get a real job, get a real occupation. Playing pretend, playing characters, writing things, directing. That, you know, it's the same skill I developed as a kid. The same exact skill. Do you want to do? Okay. Beh, allora, io ero ossessionato, era proprio una passione, un'ossessione per me di il gioco di ruolo in generale. Da ragazzino, da subito, come l'ho incontrato non ho voluto fare altro, al punto tale che ho cercato di essere il più possibile bravo a scuola, di funzionare bene nelle verifiche in classe, per avere meno compiti possibili da fare a casa, meno da studiare possibile. E anche allora l'ha proprio descritto, no? Mi si poteva vedere un po' di nascosto che scrivevo le mie storie invece di fare altro. Perché alla fine, quando poi cresci e cominci a dover trovarti un lavoro, il lavoro che ho trovato io, no? Ho usato un bel termine che è make pretend, è proprio fare finta, raccontare storie come attore, come regista, eccetera. È lo stesso tipo di skill. E poi voleva continuare? So, and as for kids, you know, Dungeons and Dragons, to me, is an American art form, right? Yeah. You have comic books, jazz music, hip-hop music, like high fructose corn syrup, probably, and you have Dungeons and Dragons, right? It's not just a game; it finds you, and it fills. If you are the bottle, the water is Dungeons and Dragons. It fills the shape of what you are as a creative, as an artist. And it transforms young boys and girls into the artists that they could become. And shooting the documentary, I spoke to, you know, rock stars, actors, directors, showrunners, politicians, professional wrestlers, like DJs, and all of them all say that it was what artists, they learned how to draw dungeons, they were the one in the group who was drawing all of the characters in the group. Every group has somebody that draws everyone. So it finds you, you become obsessed with it, and you just have to go along for the ride. And the same thing with being a dungeon master. It's not for everybody. But if it's for you, it is for you. Like, you know you're a dungeon master. Like, you know, and a lot of those dungeon masters, for example, Dan Weiss, David Benioff, who created Game of Thrones, dungeon masters as children. Yes, Mother of Dragon. They were dungeon masters. They said creating Game of Thrones and running Game of Thrones was the same thing as dungeon mastering. The Duffer Brothers, who created Stranger Things, dungeon masters. Craig Mazin, Chernobyl, Last of Us, dungeon master. Like, we were all dungeon masters. So if it finds you, that it's going to wind up developing you in a certain way. D&D non è soltanto un gioco, ho fatto l'esempio dell'hip hop, del jazz, è una forma d'arte, una forma creativa, di intrattenimento, ma non solo, è qualcosa che ti trova, Dungeons and Dragons ti trova, no?
E se sei fatto per D&D, ha fatto l'esempio della bottiglia, ti riempie, ti colma, si adatta a te, alla tua forma in qualche modo, si plasma per te, per la persona che sei. E questo l'ho visto succedere più di una volta, perché per esempio nel documentario ho parlato con un numero altissimo di registi, attori, persone creative del mondo di cui faccio parte, artisti per esempio, artisti che nella vita vivono come artisti ma che si mettono anche a disegnare i personaggi che interpretano, per esempio, perché ognuno di noi nelle partite ha una passione, un personaggio su cui è particolarmente concentrato, che è quello su cui loro si dedicano a disegnare. E vedi questo tipo di passione e vedi come nutre i creativi che poi sono creativi in altre forme, in altri media. E ha fatto un paio di esempi, ne ha citato delle persone, tra cui i 2 creatori di Game of Thrones, Benioff e il collega di cui in questo momento mi sfugge il nome, grazie, che sono infatti i creatori di Game of Thrones e sono dei giocatori di ruolo. Ha detto che si riconosce questo, no? Nei creativi che hanno un'anima da giocatore di ruolo. La stessa cosa per il creatore di Mason, di Last of Us e di Chernobyl. E anche per thank you, scusate. Stessa cosa, stesso ambito, stesso discorso, no? C'è questa compartecipazione a qualcosa che ti forma, ti plasma e fa parte di te. We didn't know. When we were kids, we didn't know. Yeah. We didn't know you could make money from this game. There was no TikTok, we didn't think you could turn this into money. We thought we were doing something wrong, but we couldn't help it. We couldn't stop. Non potevamo fermarci da ragazzini, era un'ossessione, era una passione, non pensavamo di poterci guadagnare qualcosa, non credevamo di poter ricavare dei soldi da Dungeons and Dragons, non c'era TikTok all'epoca. Pensavamo di fare qualcosa di sbagliato, ma comunque non potevamo fermarci. But now, E adesso lo sappiamo. Sì, Visto che si parla di bambini e D&D, facciamo una domanda che facevamo quando eravamo bambini e giocavamo con la scala rossa di D&D. Classe preferita, razza preferita e incantesimo preferito, così critico veloce. Let's go back to where we were children. So Yes, I'd of like course. to ask you your favorite class, your favorite race, and your favorite chance. aspetta. Now or then? Adesso Well, because then my first character was from the Red Box. Yeah. Basic. So class and race, elf. Sì. Favorite spell? Sleep. That was the best spell when you were a kid. It was like 30 goblins. Okay, I win. Beh, allora, classe razza elfi, no? Scatola rossa, rossa. E incantesimo sleeper, quindi per farli addormentare, era la cosa più bella del mondo, 30 goblin assassini, ma si addormentavano così. Yeah. Now, well, when I came back to play in 5th edition, I went, what is this? The Dragonborn, what is this? Oh, I can be a monster? Oh, yeah, okay. I can breathe fire? Yeah, okay. I was also, I was born in 1976. And I didn't think of this, but I look back and go, oh, wait a minute. So, I was born in 1976, year of the dragon, year of the fire dragon. I just found out that my bloodline goes back to Wales. And I'm related to a line of Welsh knights going all the way back to the Middle Ages. What's the national animal of Wales? Red dragon. Right, and you know that story with Merlin and the white dragon, which is the red dragon? It was the Britons versus the Saxons. It was England. England was the white dragon. Wales was the red dragon. Merlin witnessed the red dragon kill the white dragon, which is why the flag is the red dragon. Right, so all of it, wait a second, and I picked Archon the Cruel, the red dragon book, of course. And Oathbreaker, the paladin, but the evil paladin who's trying to find a way to be good, to be free. And probably my favorite spell now, I mean, it's not a spell, Divine Smites, they're great. But I play a warlock. I made a warlock that went all the way to level 20. And True Polymorph was amazing because I got to turn into a red Dracolich and just block the hallways and just destroy everything. So I got to be a real dragon, which was fun. Allora, per quanto riguarda invece oggi, spell preferito, eccetera, eccetera, io sono del 76 e devo dire che quando
ho incontrato la Fifth Edition, la quinta edizione, penso che sia in italiano, Yes. ok, grazie. La cosa che mi ha colpito è che, aspetta un attimo, potevo passare davvero di diventare un drago, di essere un drago, di avere questa metamorfosi del personaggio, eccetera, eccetera. Mi è sembrato importante perché il 76 è l'anno della mia nascita, è l'anno del drago, di più del drago di fuoco, quindi tutto tornava. Anche perché anche a livello familiare ha detto, io per genealogia proprio ho scoperto di essere legato al Galles e di appartenere a una linea dinastica, mi verrebbe da dire, praticamente si riesce a risalire indietro nei miei discendenti, nei miei antenati, nel passato fino a dei cavalieri medievali, che erano letteralmente dei cavalieri, questi facevano i cavalieri. E mi è sembrato che anche questo si sommasse, insomma, andasse nella stessa direzione. Qual è il simbolo del Galles? Il drago rosso, lo trovate sulla bandiera del Galles. E il drago rosso perché sulla bandiera del Galles? Perché la tradizione arturiana ci dice che Merlino aveva assistito a questo scontro tra un drago bianco e un drago rosso, dove il drago bianco rappresentava la Britannia inglese, l'Inghilterra, il drago rosso il Galles, e il drago bianco veniva ucciso dal drago rosso, che era vincitore, che veniva infatti messo sulla bandiera. Quindi a quel punto io non potevo che essere Arkham. E da lì si è ricollegato a Outbreaker, il fatto che in passato ho giocato anche un Warlock fino al 20° livello. Sì, ci ho giocato anch'io. Anaketen, il Warlock. Yes, we played together. Yeah. Yeah. Ok, chiudi. Là in fondo, tu. Hi. Hi. I want to ask you, which other authors' books have you been influenced by as a dungeon master? Oh, what other books am I influenced by as a dungeon master? Oh boy. Well, I mean, you know, my favorite books growing up were Dragonlance. So there's a lot of influence in Dragonlance. I love, you know, and I'm also, I think in my family tree, you know, I'm very European, you know, and so all of the stories I heard growing up from my family were about surviving wars. So in my adventures, there's always some big evil army, and you are a group that has to fight against the evil army. Or what if the evil army won, and you are all rebels? You're the only ones. All of the towns have now, and the cities have all been taken over, and you are just this small group that has to somehow make a difference. So I think, you know, I'm influenced by, you know, obviously, like, you know, European history, you know, and the warring and fighting and even crusades and things like that. I'm a big advocate of history, so I'm always reading history books and learning about history to understand why humans, goes back to being an actor, why humans behave the way that they behave. So I'm a big fan of history. I'm also a big fan of, like, psychology. So I love, like, Carl Jung, Joseph Campbell. So my stories, and I try to push my players into big heroic journeys, the way that Joseph Campbell would talk about, or, you know, Jungian archetypes that come from ancient Greeks. You know, like the centaur, for example. It's the story of the wounded healer that goes back to ancient Greece. So I'm always looking for kind of stories or fantasy stories that are very much rooted in the human experience, you know, or something that rings true. My characters, again, going back to, like, Jung, you know, my characters, I make them have dreams. Their characters have dreams. And I tell them what their dreams are when they wake up. And I let them try to interpret them. But the dreams will sometimes, gods will appear to them in dreams. They'll be delivered messages. So I try to create this very surrealistic, you don't know if you're awake or you're alive, or the gods are here or they're not, or where, you know, and so I like to try to paint the picture like that. Does that make sense? I miei libri preferiti da ragazzino erano la serie di Dragonlance, sicuramente, e poi ha cambiato un attimo dicendo io in realtà sono molto europeo per
per cultura, per famiglia, insomma le mie origini sono molto europee. Questo fa sì, forse si lega al fatto che sono una grande appassionato di storia. Le storie che mi venivano raccontate quando ero ragazzino erano storie appunto legate a questo passato europeo della sua famiglia, con un sacco di guerre, con un sacco di battaglie, no? Di grandi temi, di grandi scontri tra bene e male, unito al fatto di amare la storia. Questo fa sì che io sia sempre stato interessato a raccontare e a leggere per esempio e a immaginare come raccontare, come inventare storie che abbiano all'interno per esempio degli eserciti cattivi, no? Cioè Evil Army, quello che citava prima, contro il quale tu e un piccolo gruppo di amici dovete cercare di combattere, scontrarvi, o a cui dovete cercare di sopravvivere. Quindi in qualche modo lo scontro tra il bene e il male e tra il piccolo e il grande, l'essere umano e l'essere umano al suo peggio, perché una delle cose che mi interessano come appassionato di storia, che legge anche appunto molta non fiction, legge di storia, è cercare di capire perché gli uomini, gli esseri umani si comportano come si comportano, che cosa ci porta a compiere determinate azioni. Sono anche un appassionato di psicologia, leggo Carl Jung, ho letto Joseph Campbell e sono interessato a temi che trattano loro, per esempio Campbell quando parla dei grandi temi, dei grandi movimenti umani, e Carl Jung quando parla della figura per esempio del centauro, che è legato all'immagine del guaritore ferito che ancora si ricollega alla mitologia greca. Ecco, tutti questi elementi fanno parte di me, della mia cultura, li uso per esempio quando cerco storie sia da leggere sia da raccontare che sono legate all'esperienza umana. Voglio che siano storie legate all'esperienza umana. Per esempio i miei personaggi, e uso appunto questi elementi, quindi per esempio i miei personaggi sono personaggi che sognano, quando si risvegliano gli dico che cosa hanno sognato e devono decidere i personaggi, i giocatori, chiedo scusa, che cosa vogliono fare e come interpretare quei sogni. Ok, là in fondo forse siamo contato da un po'. Hello, nice to meet you. Hello, nice to meet One you. thing, and then we speak about Dungeons and Dragons, Steelers for life. Okay, yeah, nice. You met a fellow fan. So, you talked about exploring the element of struggle, you know? Normal Dungeons and Dragons campaigns, that's a level 1, so you're all weak and then you become stronger and stronger. Most. Yeah. Have you ever thought about exploring the upper echelon? Like, when you get to level 20 and you are functionally a god, you can find struggle even in that, even in exploring how it means to be so powerful, how it means to have become so powerful. Maybe if something has happened and you really got to it, by working for it. Have you ever thought about it? Yes, I have. My players were getting towards the end of my TMF campaign. Right, I was running a campaign against TMF. I was running kind of my version of Rise of TMF, right? Which is kind of mixed with Dragonlance and a lot of other ideas that I just kind of rewrote it. And as they were getting towards the end, I imagined that some of them would die, some of them would live, but the ones that lived, I wanted to then start another campaign 20 years in the future, where if they lost, then the world was ruled by Tiamat. But if they won, then you would see a town, where in the middle of the town there would be this bronze statue of one of the characters. And so all of their characters had kind of risen to demigod level and had split up. Now we could run this campaign for their new level 1 characters, but at some point I would interrupt and do a one-off with their old characters going off to do something else. So yes, I've thought about it a lot. There also was, with Mike Merles, we created a series of games with characters at 18th level. So actually the first game was me, the Big Show, Travis Willingham, who plays Grog on, not Lucca Grog, the other Grog. Grog. Yeah, the other one, on Critical Role. And my trainer, who is a champion bodybuilder and athlete, Ron Matthews, we did a game that's on YouTube. And it was the 4 of us playing level 18.
so you can see how it works with Mike Merle's running it. And we are all, Morden Kanan comes to us and gives us a mission. And then poter avere personaggi di altissimo livello, ed ho esplorato in particolare questa cosa perché ho avuto la possibilità di raccontare, no, una storia in cui volevo, ok, alcuni dei personaggi sarebbero sopravvissuti alla fine della campagna, alcuni no. Con quelli che sarebbero sopravvissuti saremmo tornati in questo stesso setting 20 anni dopo. 20 anni dopo i personaggi sarebbero a quel punto i sopravvissuti diventati quasi a livello di semidio, no? Di Rigozza, e quindi ad un altissimo livello, mentre avremmo inserito in parallelo anche dei personaggi nuovi a livello 1, in modo da poterci spostare gli scenari dall'uno all'altro. E questo mi ha dato l'idea per creare, come spiegavo poco fa, una serie di storie potenziali possibili con Mike Mercer. Esatto, Mike Mercer era il Dungeon Master. Che era, in questo caso faceva il he Dungeon created Master. 5th edition. He was the lead designer for Dungeons & Dragons 5th edition. Che è stato il designer principale della quinta edizione di Dungeons & Dragons, e in cui con altri, ha parlato anche del suo di builder, se non mi sbaglio, con altre persone, ha provato appunto a giocare questi personaggi di livello altissimo, però diceva è molto complesso, avremmo voluto svilupparlo di più, però ti serve dei giocatori, ma soprattutto un master in grado di gestire questo tipo di situazione. So you can see the first one, it's really fun. Those games, they're on YouTube. They're fun. Ma li potete trovare su YouTube, le prime prove che hanno fatto insieme, perché si vedono lì. Ok, I just wanted to ask you if you had the chance to play the newest Baldur's Gate video games and what you think about it. Oh, so I was one of the play testers for it as it was in development. It's amazing. I think it might be the best product they've put out in 5 years. Yes. What do you think of the relationship between the tabletop and the version they developed for the video game? How they are adapted? Well, I think the video game is great, and I know, like, I'm friends with a couple, boyfriend and girlfriend, who they both sit with the headsets on and they play together on separate computers. So I think that's really fun. I think any way you can connect with other people when you can't be in the same place, I think is really important. I think that. I hope that, look, the entire video game industry exists because of Dungeons and Dragons. Yeah. The entire video game industry. Yeah. Everything from, King's Quest to Ultima to Legend of Zelda is the Japanese version of Dungeons and Dragons. Dragon Warrior, like there's so many games. I mean, Grand Theft Auto is Dungeons and Dragons reskinned. Red Dead Redemption is Dungeons and Dragons reskinned. Doom. Wolfenstein. They were playing D&D. Was it? Cyberpunk. All of it. Everything. It's all Dungeons and Dragons. Like the idea of hit points. Yeah. Leveling up. Yeah. These all came from Dungeons and Dragons. So Avatar, all of it, World of Warcraft, Skyrim was created, all of it. So Dungeons & Dragons, for whatever reason, has always been chasing its own tail when it comes to video games. They haven't, like I heard a story that the developers of The Witcher offered it to Dungeons & Dragons. They said no. And they went and took it to The Witcher. So it's like they just, so I'm glad to see that they finally have a hit in the genre that they created, because they deserve it. So, and hopefully that then, but I'm a live player. I just am. I need to be at a table with my people. I write everything in pencil, all my character sheets. I don't print them. I write everything so I know where it all is, all of it. So, it's the way yeah, this is the way I hopefully I hope the video game brings people to the tabletop. Yeah, and I think they did a good job. Beh, allora, delle due domande che facevi, la prima la risposta è stata breve perché ha detto che ne pensa, è stato un beta tester del gioco, del videogioco che hanno sviluppato di D&D, quindi ne pensano il bene possibile. E sulla seconda ha aggiunto sì, mi piace, anche perché ha detto all'inizio amico di una coppia dove ragazzi e ragazze giocano in stanze diverse su computer diversi per essere autonomi e giocare, ed è la stessa libertà che ti dà
il mezzo tecnologico per giocare quando magari ti trovi a mezzo continente di distanza invece che a una stanza di distanza. E ha aggiunto, allora, tutta l'industria, l'avete capito però, insomma, brevemente, tutta l'industria del gioco di fatto esiste grazie a Dungeons & Dragons, non ci sarebbe senza Dungeons & Dragons. Ha fatto un lungo elenco di giochi, partendo da King's Quest a Zelda, che è un Dungeons & Dragons riletto alla maniera dei giapponesi, arrivando a Red Dead Redemption, ed è andato avanti, e non voglio ripetere tutti. Però ha detto, è come se i creatori di Dungeons & Dragons fossero riusciti, siano costantemente nel tempo, più volte riusciti a darsi la zappa sui piedi o chiudersi le mani nella porta, per usare delle forme italiane intraducibili, quando si tratta di creare un videogioco di Dungeons & Dragons. Quindi gli auguro il miglior successo, non vedo perché non dovrebbe averlo. Io sono un giocatore dal vivo, io preferisco giocare con la carta, la penna, ma neanche me li stampo i fogli, me li disegno proprio, faccio io tutto dal foglio bianco in poi, però ognuno il suo. Ben venga e chi abbia successo e ci sia fatto bene. Ciao Gio. Ciao, Sono Alessandro, un gruppo programma radiofonico che si chiama Casi Umani. Quindi facciamo un connubio. Gioco da vita 1000 anni e giocando, come facciamo tutti per andare qua, ne abbiamo trovati di compagni casi umani, okay, di master casi umani o di situazioni proprio ridicole, divertenti, particolari. Non ti chiedo compagni, non ti chiedo mai, ti chiedo una situazione in particolare che ti ha fatto morire da ridere giocandola, interpretandola e che ancora ricordi magari dopo anni. In Italian we use the term casi umani, which means human, the ones that makes you go. Other players that jump around, they goof around. Actually, the ones that can't help themselves. They kind of, they try their best, but they're, Okay. Is good, funny, or no? No. It's like hopeless. Hopeless. Okay. Yes. Hopeless players. Yes. But he was saying, we have met them and we have seen hopeless stories at times, hopeless situations, not just the people. That those don't really work. He'd like to ask you, without any names, is there anything that comes to mind, and anyone that comes to mind that you found particularly funny and you like to share? Oh, yes. Well, well, there's people, yes. Well, okay, I'll say, we have, I don't know if you have this in Italy, but you mentioned the Steelers, American football. We play fantasy football, where you draft your own team. We do with soccer. Fantasy soccer. Okay, so I'm dungeon mastering, and there's a guy over here on the phone, and I'm like, and he's doing his fantasy football draft. He never got invited back. Okay? Allora, come noi abbiamo fantacalcio, loro hanno il fantafootball americano, e quindi l'esempio che mi è venuto in mente è: io stavo facendo il master e c'era questo tizio di fianco che invece era sul cellulare e stava facendo la compilazione del fantafootball. Non l'abbiamo più reinvitato a giocare con noi. Okay. Then there was another guy. He played, and here's the thing. Everybody was a new player at some point, and people are scared. I don't want to play because, I don't want to look stupid. I don't want to hold you back. No. Please, we love new players. Everyone loves it. Roll that dice. Do that. Yes, this. Everybody loves to help in Dungeons and Dragons. That's the point. We're in a group. You want to teach the new team member how to play, So you love seeing the light go on in someone. I can do anything? Anything? Yes. Okay, right? So we want to help. Do you want to say that part, and then I'll talk about the bad part? Okay. Tutti sono
stati un giocatore alle prime armi prima o poi, lo siamo stati tutti, no? E c'è chi si spaventa all'idea, chi è un po' timido, ha paura di fare la cosa sbagliata, e gli altri hanno invece la possibilità di dire no, non ti preoccupare, ci siamo noi, il gruppo è parte del bello di Dungeons and Dragons, e così ci si aiuta un po' a vicenda, come ha fatto appena vedere. E poi c'è l'alternativa. So the other part is... The other part is, okay, so now you've played 20 sessions. Go ahead. L'alternativa è quando magari hai giocato già 20 sessioni di gioco. Okay. This dice? Yes. Dato è quello, vero? Questo poi sì, ok. Okay, you know, like, all right, what are we doing? You know, do you want to do this or not? It's the 20. You roll it for everything. No, that's a 12. You don't never roll the 12. You don't use the 12 at all. È sempre il dato da 20, mai quello da 12, molla quello da 12. Okay, so there's that, you know. C'è l'alternativa, sì. No, Bubbles. No, Signore e signori, mi hanno detto che le domande sono terminate, quindi spero di vedervi magari all'Auditorium San Girolamo fra pochi minuti, fra un paio d'ore se non sbaglio, perché ci sarà un'intervista con tutti quanti. Vi ringrazio. With you, you'll be playing. Me and you. You're playing on Sunday, 20th level, Yeah. AD&D. So Spoiler! yeah, You were God, then God. It might be sold out. Grazie.